mi piace viaggiare parecchio, andiamo in parecchi posti. Sì, è l'unico posto dove non sono andata, Barcellona, Parigi e Venezia. I nostri amici immaginari si chiamano così: Chuic, Campanier, Jimmy e Giambeppino. e Yoshi. Io e il mio amico Flavio a scuola abbiamo pensato di fare un carretto di legno perché a noi due ci piace costruirli e ci piacciono pure le macchine, quindi abbiamo chiesto a due dei miei amici se volevano fare un carretto anche loro, almeno dopo si poteva gareggiare. Qualche anno fa sono stata in settimana bianca con il mio babbo, sono caduta con gli sci davanti all'albergo e sono stata ricoverata in ospedale per circa 10 giorni. Da questa esperienza ho capito che lo sci non è proprio il mio sport. Ogni piccola cosa che vivo mi porta e mi lascia qualcosa, e tutto a memoria, tutto a memoria. Se io volessi ricordare la mia vita, la ricordo tramite delle memorie, quindi la mia vita è basata su questo. Penso alla vita di tutti, ecco. Quando avevo 19 anni ho guidato per la prima volta in autostrada da solo e mi sono fermato ad un autogrill per mangiare un panino. È una cosa piccola, ma è la prima volta che mi sono sentito veramente indipendente. Quando è nato mio figlio Elia, la dottoressa l'ha appoggiato sulla mia pancia. Lui non ha pianto neanche per un secondo, ma mi ha guardato dritto negli occhi come per dirmi: ciao, tu sei la mia mamma. Secondo me un paese senza memoria è come una pianta senza radici. Nella memoria le persone care possono vivere per sempre. Fino a qualche anno fa ho sempre pensato che la mia vita fosse di una banalità assoluta. Non c'era stato niente di eclatante, non c'era stato niente di particolarmente entusiasmante, l'unica cosa importante erano i miei figli. Poi ho subito il dolore di un abbandono e da questo dolore è nata una nuova situazione che invece rende la mia vita molto interessante. La memoria per me è importante innanzitutto perché io, avendo studiato storia, insegnato storia, il legame storia e memoria è fondamentale. E poi perché in un paese come l'Italia, che è più afflitto dall'oblio che non dalla memoria, quindi lo sforzo che è stato fatto per esempio negli ultimi anni di ricordare eventi come la Shoah o il giorno dedicato alle uccisioni dei terrorismi, è uno sforzo che tutti quanti dobbiamo fare. A una mia età non sono più tanto giovane e quindi le storie e le memorie della mia vita ce ne sono tante. Ma sai cosa ti dico? Che quelle più importanti devono ancora arrivare.